Benvenuti a tutti quanti a questa nuova puntata di Pillole di Benessere e Bellessere. Come l'altra volta abbiamo qua con noi Francesca Magro. Ciao Francesca. Ciao Serena, ciao a tutti. E Simone Zorzi. Ciao Simone. Ciao Serena, ciao a tutti. Allora, io direi di partire subito con l'argomento di oggi che abbiamo scelto, che è quello di parlare di acqua strutturata, cioè acqua e minerali e acqua strutturata e minerali. Vediamo un po' magari che tipo di differenza c'è. Intanto invito tutti i nostri amici che magari non hanno visto la puntata sull'acqua strutturata di andare a rivederla in maniera da capire che differenza c'è tra l'acqua tra virgolette normale e l'acqua invece strutturata. E anche poi c'è la puntata in cui andiamo a parlare tramite il BioVital come generare acqua strutturata. Quindi insomma, intanto chi non le avesse viste invitiamo tutti quanti ad andare a vederle. Allora Francesca, io partirei con te e direi insomma, noi comunque tramite l'acqua assumiamo anche dei minerali, però a seconda che si tratti di acqua normale o di acqua strutturata, in realtà noi assumiamo dei minerali diversi, come per esempio il magnesio. Il magnesio è uno dei minerali che uno dei minerali più integrati in realtà anche tramite un'integrazione alimentare. Scusate il gioco di parole, ovviamente. Allora io però Francesca lascio la parola a te. Grazie Serena. Allora, appunto, questa sera siamo qui a parlare di acqua e di minerali, di differenza tra minerali organici e inorganici. E perché facciamo questo? Perché ci dimentichiamo molto spesso che l'acqua, oltre ad essere uno degli elementi che esiste in natura, è anche un alimento. Quindi porta il suo valore nutrizionale, passatemi la parola, lo metto chiaramente tra virgolette, e il valore nutrizionale dell'acqua è dato proprio dagli elementi chimici che la compongono, dai minerali che ne fanno parte. I minerali in natura sono tutti organici, quindi sono vivi, sono vitali. Tutto quello che viene elaborato, imbottigliato, inscatolato o staccato, perde la propria vitalità e quindi via via diventa qualcosa di inorganico. E questo vale per i minerali, ma non solo. Quindi dobbiamo capire fondamentalmente che l'acqua, oltre ad essere un elemento, oltre a idratare, ci nutre. Ed è fondamentale per il nostro organismo, perché il nostro corpo è proprio un laboratorio biochimico. E per lavorare al meglio ha bisogno degli elementi giusti per ottimizzarsi, insomma. Purtroppo e per fortuna il corpo umano è molto elastico, quindi possiamo andare avanti a lungo anche assumendo qualcosa che non è esattamente idoneo per il nostro corpo, per il nostro fisico, per la nostra salute, perché abbiamo una grande capacità, insomma, di detossinarci e di adattarci, perché il nostro cervello ha una grandissima capacità di adattamento, così anche come il nostro corpo. Quindi non sentiamo subito la differenza se assumiamo dei cibi inorganici piuttosto che organici. Ma tornando all'acqua, appunto, l'impronta nutrizionale, passatemi sempre le virgolette, dell'acqua è data dai minerali e viene data per l'acqua in bottiglia, ad esempio, dall'etichetta che trovate quando andate a leggere il pH piuttosto che il residuo fisso. E ricordiamoci che quelli sono tutti minerali presenti alla fonte, quindi quando l'acqua sgorga dalla sua sorgente, e in quel momento allora parliamo di minerali organici, quindi di minerali vivi e vitali, che una volta imbottigliati non sono più tali, perdono, decadono, e vedete, per capire di cosa stiamo parlando, andate a vedere le puntate precedenti, decadono, perdono magnetismo, perdono frequenza, perdono proprio vitalità e diventano inorganici. Perciò quello che leggete sull'etichetta già non è più valido, perché la quantità di magnesio che leggete sull'etichetta non sarà più la stessa. L'acqua è un eccellente integratore di certi minerali, perché ogni acqua ha la sua impronta, ha il suo proprio valore nutrizionale sempre, in base agli elementi chimici che la compongono, dei minerali che la compongono. Il nostro corpo ha bisogno di minerali organici e che sono molto carenti nella nostra vita moderna, perché dove li troviamo solitamente? In un'acqua viva, in frutta e in verdura.
Purtroppo sappiamo tutti che frutta e verdura non ci possono più fornire quell'apporto nutrizionale di cui abbiamo realmente bisogno, anche se si tratta di frutta e verdura biologica e a chilometro zero, perché purtroppo c'è comunque un inquinamento ambientale non indifferente. E ad ogni modo abbiamo degli altissimi livelli di vita sedentaria, stress e fattori disturbanti che ne vanno comunque a consumare il valore, diciamo, energetico, inteso anche proprio come energia che apporta al fisico. Lo stesso vale per l'acqua, perché una mela perde subito il suo valore organico non appena viene staccata, così l'acqua quando viene imbottigliata perde il suo valore vitale di organicità. Quindi noi dobbiamo andare a integrare soprattutto minerali come il magnesio, come il calcio, come il potassio, lo iodio, il sodio, nei valori giusti per noi. E di solito lo facciamo con l'integrazione classica, che va benissimo ed è importante, però dobbiamo stare attenti perché la maggior parte dell'integrazione in commercio propone minerali e oligoelementi inorganici. Perciò cosa vuol dire? Che ci fanno male? Assolutamente no, solo che il nostro corpo ha più difficoltà a processarli e ne assorbe in quantità veramente bassa. Quindi diciamo, giusto per darvi un parametro che non è un parametro fisso, chiaramente è giusto indicativo, se assumiamo del magnesio per il 90% lo espelliamo tramite le urine. E per quello è importante in quei casi la razione giornaliera raccomandata, altrimenti andiamo a faticare in maniera notevole i reni in particolar modo. E soprattutto poi anche spesso il magnesio è un edulcorante perché è in polverina, poi se c'è l'effervescenza può dar fastidio allo stomaco, quindi i minerali migliori sono quelli organici e arrivano da madre terra. Francesca, io ti interrompo un attimo perché direi eventualmente di dare brevemente cioè spiegare brevemente cosa cioè come è strutturato, tra virgolette, perché la struttura poi molecolare è la stessa, però la differenza che proprio c'è tra un minerale organico e inorganico, cioè il magnesio organico e il magnesio inorganico, qual è la differenza che c'è? Perché se uno va a vedere la struttura molecolare, in realtà è la stessa. Esatto, di questo parlerà sicuramente Simone che è ok, allora la teniamo per tra poco come domanda. Guarda, ma io direi che anche ci sta bene, tanto Simone può assolutamente integrarla già, visto che si aggancia perfettamente. Vai! Ok, giusto Serena. Allora, Francesca ha parlato di minerali vitali ed è una parola importante questa perché identifica un qualcosa che è il principio del vitalismo che unisce tutti quanti noi e istintivamente sappiamo che mangiare una mela appena colta dal melo senz'altro non è quella che noi compriamo al supermercato, purtroppo, perché è conservata. Quindi tutto ciò è una cosa importante, ma effettivamente, come dice Serena, in quanto io tecnico, diciamo, di questo, delle peculiarità, è giusto definire fare le differenze, no? Allora, i minerali sono organici nel momento in cui sono ionizzati, ovvero sia, essendo i minerali delle particelle cariche elettricamente, i minerali che abbiamo già nominato, nel momento in cui sono carichi elettricamente, e questo avviene soltanto nel momento in cui l'acqua sgorga in natura e nelle falde perché riceve campo magnetico, perché si muove e quindi in quel momento abbiamo minerali organici. Parentesi, nel momento in cui noi andiamo alle terme a curarci con le acque termali, assumiamo enormi quantità di minerali senza preoccuparci quanti ce ne sono, ma in quel punto, visto che noi siamo lì, in quella zona, abbiamo dei minerali organici perché c'è la sorgente. Nel momento in cui, visto che sono ioni, quegli stessi minerali vengono trasportati attraverso delle tubazioni, attraverso le bottiglie, eccetera, e quindi gli mancherà tutto ciò che aveva in natura, movimento, campo magnetico, eccetera, tendono, per mancanza di tutto questo, a precipitare. Si chiama precipitazione, questo è un principio chimico estremamente semplice. Quindi significa che poi precipitano. Nel precipitare significa avere poi dei minerali che se magari si sono aggregati da altri, ovviamente perché ci sono milioni e milioni di microcristalli appunto di minerali e creano appunto queste aggregazioni. In quel momento lì, nel momento in cui io bevo l'acqua o assimilo o mando giù insomma questi minerali, ho qualcosa di inorganico già precipitato, predisposto al deposito.
E questo è molto importante perché significa che nel momento in cui, nell'esempio di Francesca, il residuo fisso dell'acqua in bottiglia X, ok, che ha una quantità che comunque quella quantità è, ma nel momento in cui era in sorgente erano biodisponibili organici ionizzati, poi per chimica non lo sono più. Ma quindi con l'acqua strutturata noi possiamo avere di nuovo dei minerali organici. Esattamente, Serena, no? Il discorso delle località termali. Noi quando andiamo lì assimiliamo minerali, perché poi no, andiamo alle terme del tal posto, quella è curativa per quel motivo. E lì se andiamo a analizzare chimicamente l'acqua, vediamo che ci sono dei minerali diversi rispetto a un'altra località termale. Quindi quella specifica località fa bene a quelle cose e quell'altra ad altre. E qui abbiamo minerali e quantità di minerali diversi, ok? Quindi questo è importante, ma sono in natura e quindi è acqua viva, strutturata con quella struttura esagonale da un punto di vista fisico di cui parlavamo la volta precedente. Grazie Simone. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa? Che io prima ti ho interrotto durante la trattazione. No, ci mancherebbe, guarda, direi che Simone è stato molto, molto chiaro ed esaustivo, appunto, l'importanza del nostro fisico è assumere minerali organici che siano biodisponibili, perché quelli inorganici hanno un basso tasso di biodisponibilità, che significa semplicemente quanto sono assimilabili e lavorabili, diciamo, dall'organismo umano. Quindi assumere minerali organici con la propria carica vitale che vengano dall'acqua piuttosto che da frutta e verdura è fondamentale. Quindi una buona acqua, un'acqua viva, un'acqua vitale, oltre a darci la giusta idratazione, il giusto nutrimento, ossigenarci e detossinarci, ci darà anche una corretta integrazione base, chiaramente, giornaliera. Quindi avremo bisogno comunque di integrazione, molto probabilmente sì, però in quantità minore e di diverso tipo, come ad esempio si può fare con un integratore di minerali completamente organici e biodisponibili che è il plasma marino, che allora ce ne servono piccole quantità e ci dà la giusta dose giornaliera che messo in combinazione con un'acqua strutturata rende veramente al massimo perché si combinano. Questo è giusto per fare un piccolo esempio, quindi i minerali organici sempre e comunque per la nostra salute. Se posso dire, Serena, Francesca è un'esperta, una naturopata straordinaria. Io mi ricordo ad un intervento radio che ha parlato dei minerali, ma è andato un po' più a fondo. Qui vorrei con te, Francesca, dire una cosina che secondo me chiude un po' il cerchio, se non sbaglio, è che quando una cellula si deve nutrire, lo scambio ionico che fa tra una polarità meno e una polarità più, cioè attraverso la parete cellulare, deve esserci uno scambio elettrico dei minerali, perché altrimenti la cellula non avrebbe una carica elettrica, ok? Parete più, parete interno meno. Significa perciò che se io ho dei minerali che non hanno carica elettrica o comunque hanno una carica latente, evidentemente questo scambio di nutrimento e di detossinazione non avviene. Questa è chimica, cioè non si può, diciamo, si può discutere finché vogliamo, ma è un processo elettrico-magnetico che non può non essere della vita. Certo, perché se questo non c'è, evidentemente, quindi la sintesi di tutto è che se noi beviamo un'acqua viva, strutturata o comunque dei minerali che sono biodisponibili al 100% come plasma marino, è evidente che questo aiuta, ma questo anche se io abitassi alle terme e mi bevessi ogni giorno quell'acqua lì sul cucuzzo della montagna, quindi è un po' questo il punto, insomma, no? Grazie a tutti, ovviamente voi avete nominato anche un altro elemento che è il plasma marino, che insomma lasciamo però ai nostri amici con un po' di curiosità, magari faremo un video proprio su questo, anche perché so che è un elemento su cui ci sono tantissime cose da dire, però intanto lasciamoli la pulcetta nell'orecchio se vogliono andare a vedere. Ovviamente dico a tutti i nostri amici, tutti voi che ci state ascoltando, vi metto comunque un link in descrizione se intanto volete andare a capire un po' meglio di cosa si tratta. Poi più avanti vi promettiamo di fare qualcosa invece di specifico, anche perché appunto non è ottimo solo per i minerali, ma anche per tante altre cose che però vedremo dettagliatamente. Allora, io chiedo anche a Simone se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. No, a posto, mi sembra che abbiamo detto tutto.
Allora, io vi ringrazio tantissimo, grazie Francesca, grazie Simone, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Se avete domande, avete commenti da fare, metteteli pure sotto al video, che eventualmente insomma vedremo anche di rispondervi per quanto possibile, e vi invitiamo al prossimo video. Grazie a tutti quanti e buona giornata. Ciao a tutti, grazie.